Sicuramente quando vieni in Italia avrai degli shock culturali e oggi parliamo proprio di questo. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale parlo di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi se ti interessano tutte queste cose, non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Oggi parliamo di shock culturali quando persone come te vengono in Italia in viaggio. Allora iniziamo subito col primo shock culturale, gli stendini o stendi biancheria. Hai presente quando vieni in Italia e vedi tutti i vestiti appesi a dei fili, magari fuori dalle porte delle case, vicino alle finestre? Beh, questo è perché in Italia noi non usiamo le asciugatrici. O meglio, esistono e ci sono persone che hanno un'asciugatrice a casa, però non sono così comuni come in altri paesi. Le asciugatrici sono molto utili e fidati, sarebbero molto utili anche in Italia, perché molti dicono, vabbè, voi non usate le asciugatrici perché in Italia fa caldo. Beh, sì, fa caldo d'estate, non d'inverno. D'inverno non abbiamo temperature molto fredde, però generalmente l'Italia è un paese abbastanza umido e quindi fidati, d'inverno col freddo e l'umidità, mamma mia, ci vuole così tanto tempo per far asciugare i vestiti. Quindi sì, un'asciugatrice sarebbe comoda, però in Italia usiamo gli stendini, anche conosciuti come stendi biancheria. Possono essere di diverso tipo, possiamo trovarli fuori da una finestra, come per esempio con dei fili, come ti ho detto prima, oppure anche stendini richiudibili che abbiamo in casa. Sono davvero molto comuni e preferiti largamente dagli italiani rispetto all'asciugatrice. Un altro shock culturale a cui potresti essere esposto è l'uso della lingua inglese. In italiano usiamo davvero tante parole inglesi, quindi quando stai parlando con un italiano potresti ascoltare diverse parole inglesi. Però in realtà la cosa divertente è che molte volte usiamo delle parole inglesi che non esistono in inglese. Queste sono conosciute come falsi anglicismi. Ti faccio l'esempio più comune, la parola smart working. La parola smart working può sembrare un'espressione inglese, ma in inglese non esiste. Ecco perché falso anglicismo, sembra inglese, ma in inglese non significa niente. Lo smart working in Italia sarebbe il lavoro da casa, il lavoro da remoto. Ed è un'espressione che si è diffusa davvero tantissimo durante la pandemia. Altri esempi possono essere lo smoking, cioè quell'abito elegante che usano gli uomini alle cerimonie o comunque eventi formali, o anche per esempio il box, che non è una scatola ma è un garage. In italiano usiamo anche la parola garage. Passiamo al prossimo shock culturale, pagare per andare in bagno. Probabilmente questa è una cosa comune ad altri paesi in Europa. E sì, in Italia i bagni non sono gratis. Generalmente i bagni pubblici sono a pagamento, quindi devi pagare per entrare in bagno, oppure se per esempio vai in un bar è consigliabile prendere un caffè o una bottiglietta d'acqua per usare il bagno. Questa è una cosa che non mi piace molto, perché andare in bagno è un bisogno fisiologico, ma questa è la cultura. Ma quando verrai in Italia, sai quale potrebbe essere un altro shock? Non capire quello che ti dicono gli italiani. Infatti, prima del tuo viaggio in Italia è fondamentale migliorare le tue capacità di ascolto. Per fare questo, allora voglio consigliarti assolutamente Lingopie, una piattaforma fantastica per guardare film e serie TV in italiano. Grazie a questa piattaforma potrai migliorare le tue capacità di ascolto e anche ampliare il tuo vocabolario. Con i sottotitoli interattivi di Lingopie potrai facilmente cliccare su una parola e un'espressione mentre stai guardando il tuo programma e scoprirne il significato. Inoltre la parola o l'espressione verrà aggiunta alla tua lista di parole e successivamente potrai ripetere tutte le nuove parole ed espressioni che hai imparato grazie a giochi
quiz e flashcards direttamente su Lingopie. E anche grazie alla loro estensione del browser potrai guardare i tuoi show italiani Netflix preferiti con i sottotitoli di Lingopie. Questo è un modo fantastico per migliorare in italiano e divertirsi allo stesso tempo. Quindi clicca sul link qui sotto per iscriverti a Lingopie e iniziare la tua prova gratuita di 7 giorni e poi accedere a degli sconti fantastici sui loro abbonamenti. Poi fammi sapere quale programma TV hai scelto. Benissimo, adesso andiamo avanti con gli shock culturali. Parliamo dell'aria condizionata, qualcosa che forse già sai. Beh sì, in Italia, ma in generale un po' in Europa, l'aria condizionata non è proprio così diffusa. Adesso sicuramente in tutti i palazzi di nuova costruzione, i centri commerciali, i negozi, c'è l'aria condizionata. Però se affitti una casa non è detto che ci sia l'aria condizionata. Quindi sì, in Italia d'estate potrebbe fare molto caldo, quindi se non sopporti il caldo assicurati di andare in un hotel o comunque una casa dove c'è l'aria condizionata, non darlo per scontato. Un altro shock culturale è vedere tutte le persone che si baciano. Beh sì, perché in Italia il bacio è un saluto anche tra amici. Il bacio sulla guancia, ovviamente. Però ricorda, e questa è una cosa molto molto importante, in Italia il bacio sulla guancia va sempre da destra a sinistra. Quindi in questo senso facciamo anche questo rumore con la bocca e appoggiamo la guancia sulla guancia dell'altra persona, quindi mi raccomando, destra e sinistra. Questo è molto importante perché so che in altri paesi, come se non sbaglio la Spagna, la direzione dei baci è opposta a sinistra e poi destra. Questo può causare delle situazioni un po' imbarazzanti, quindi ricorda, in Italia destra e poi sinistra. Parliamo di un altro shock culturale, il cappuccino. In Italia il cappuccino è una bevanda da colazione, quindi quando andiamo la mattina al bar, il posto dove si fa colazione, puoi chiedere un cappuccino. Al massimo puoi bere un cappuccino anche nel pomeriggio, per esempio fa freddo, vuoi bere un po' di latte con il caffè e prendi un cappuccino. Però il cappuccino è sempre lontano dai pasti, non è qualcosa che beviamo durante un pasto, quindi durante il pranzo o la cena, o peggio ancora dopo il pasto. Cioè dopo cena non puoi ordinare un cappuccino. Quindi per te potrebbe essere uno shock culturale il fatto che non ti venga servito il cappuccino dopo cena. Beh, chiaramente puoi chiederlo, se dopo una pizza vuoi il cappuccino, fallo, il cameriere potrebbe guardarti male, però sappi che non starai rispettando la cultura italiana. L'Italia è un paese libero, però se vuoi rispettare la nostra cultura, non chiedere un cappuccino dopo cena. Un altro shock culturale è la mancia. La mancia in Italia non è obbligatoria come in altri paesi, ma viene data soltanto se riteniamo il servizio davvero eccellente. Quindi, per esempio, per molti miei studenti americani, dove lì la mancia è obbligatoria, quando vengono in Italia si sentono sempre in imbarazzo a non lasciare la mancia. Infatti non lasciarla potrebbe essere uno shock culturale per loro. Puoi farlo, è sicuramente molto apprezzata, però non è obbligatoria. E ti do un consiglio: se vuoi lasciare una mancia al cameriere che ti è piaciuto tanto, lasciala in contanti direttamente a lui. Questa sicuramente è la tattica migliore. Ora parliamo di un altro shock culturale, gli orari del pranzo e della cena. Questi orari sicuramente sono variabili dipendentemente dalla stagione e dal luogo in cui ci troviamo in Italia. Generalmente il pranzo è intorno alle 13, invece la cena va dalle 19:30 fino alle 21-21:30, quindi 7:30, 9:30 di sera. Chiaramente questo cambia molto rispetto alle regioni. Al nord Italia sono abituati a mangiare un po' prima, quindi per esempio quando io vado al nord magari prenoto un ristorante per le 8, 8:30, invece qui al sud prenoto un ristorante alle 8:30, 9. D'estate, quindi col caldo al mare, si può andare a mangiare anche alle 10, 10:30, però generalmente non siamo un popolo che ceniamo presto. Questo perché il pranzo per noi è un pasto molto importante.
quindi di conseguenza non ceniamo alle 5 di pomeriggio. Alle 5 di pomeriggio probabilmente siamo fuori al bar con i nostri amici a prendere un caffè, se non siamo ancora a lavoro. Parlando sempre di orari, vediamo un altro shock culturale, gli orari dei negozi. Se vai in una grande città come Roma o Milano e sei in centro, non noterai nessuna differenza. I negozi sono sempre aperti, dalla mattina alla sera. Però se vai in una piccola città in Italia, è molto comune trovare i negozi chiusi a ora di pranzo. Per esempio dall'1 alle 3, dall'1 alle 4, poi dipende da quando questo negozio riapre il pomeriggio. Questo perché generalmente nelle piccole città non si mangia al lavoro, ma si torna a casa per pranzare con la famiglia e poi si ritorna al lavoro. Quindi se vai a visitare in Italia una piccola città non turistica generalmente, troverai i negozi chiusi durante l'ora di pranzo. E per finire parliamo di un altro shock culturale, l'abbigliamento. Noi italiani ci teniamo all'abbigliamento, quindi generalmente abbiamo un abbigliamento da casa e un abbigliamento per uscire. Sarà molto raro trovare qualcuno in Italia che vada a fare la spesa col pigiama e le ciabatte. Noi italiani ci vestiamo sempre, anche per andare a fare commissioni come la spesa al supermercato. Quindi se vuoi adeguarti alla cultura italiana, quando vai a fare la spesa, indossa anche un abbigliamento casual, come dei jeans e una maglietta. Però non andare col pigiama e le ciabatte, perché anzi quello potrebbe essere uno shock culturale per noi italiani, vedere qualcuno in pigiama al supermercato. E tu che ne pensi di questi shock culturali? Sarebbe lo stesso nel tuo paese o ci sono delle differenze? Abbiamo una conversazione, quindi commenta qui sotto con lo shock culturale più grande per te. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Infatti, se tu lasci mi piace, fai capire a YouTube che questo video è interessante e YouTube lo consiglierà a tanti altri studenti e studentesse di italiano come te. E non dimenticarti anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Per la lezione di oggi abbiamo finito, ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!